Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi, come già vi avevo anticipato qualche tempo fa, facciamo la video recensione di questo trapano da 60 Nm con percussione della Kika. Perché ho questo trapano della linea performance della Parside? Perché volevo fare un confronto tra i due. Parliamo del peso, hanno la stessa potenza in Nm, 60 Nm, solo che questo della Kika in più ha la percussione. Adesso snoccioliamo un pochettino il discorso e vediamo le differenze tra i due, così potrete darvi un pochettino l'idea di quello che vi sto presentando in questo momento, ok? Durante questo video presenterò il prodotto che recensirò la prossima volta, quindi quello annotatevi la marca e il tipo, il codice, e mettetelo nei commenti. Questo è il modo per partecipare al nostro giveaway, capito? Nei commenti però su YouTube, non sui vari gruppi Facebook, ok ragazzi? Andiamo a fare la video recensione, così vediamo un po' di differenze, vediamo pregi e difetti di entrambi, ok? Via! Allora, questi sono i due trapani messi a confronto. Come possiamo vedere, entrambi i trapani hanno sul manico una gommatura abbastanza estesa, hanno un buon grip, anche quello della Kika molto buono. La Parside diciamo che scende la gommatura fino al collo prima della batteria, mentre questo della Kika invece no. Tutte e due hanno un LED anteriore posto diciamo alla base del manico, attivabile e allo spengimento a tempo, quindi illuminano la zona anche dopo l'utilizzo del trapano per vedere appunto la parte interessata. Le differenze sostanziali sono: la ghiera del Parside ha un'unica ghiera che regola la frizione, che va per foratura, quindi si azzera la frizione in questo caso e va in modalità perforatura, mentre nelle Kika c'è una ghiera supplementare. La prima appunto è per la frizione in avvitatura, la seconda è il selettore che da perforatura si mette ad avvitatura e a martello pneumatico, quindi c'ha queste tre funzioni. Bisogna solamente impostarlo per far funzionare per l'appunto la frizione ad avvitatura. La ghiera è modulabile tranquillamente, ma questo lo vedremo durante la prova delle viti. E entrambi hanno una doppia velocità, che metterò appunto sovraimpressione tutti i dati sia del Parside che questo della Kika, così avremo un confronto migliore. Entrambi hanno il mandrino spinner lock, quindi durante la chiusura faranno gli scatti classici dello spinner lock. Sentite? E anche questo qui farà lo scatto, ma l'avvicino proprio al microfono. Sentite? Avete sentito questi click? Questo è lo spinner lock. Quindi ragazzi, come pesi siamo molto vicini, e anche questo qui metterò sovraimpressione le pesate che ho fatto con una bilancia di precisione, quindi andremo proprio sui grammi. E poi riguardo al mandrino, sono entrambi mandrini che possono ospitare punte fino alla 13, e per il resto direi che sono alla fine molto simili, molte più gommature sul Parside rispetto all'Kika. Dalla parte sua l'Kika ha un grilletto che è molto più modulabile rispetto al Parside, che prende subito di giri. Allora ragazzi, ho applicato due striscioline di carta sul mandrino per farvi vedere i numeri di rotazioni che compie modulandoli tramite il grilletto, che questo è una cosa molto importante, perché il Parside, come potete vedere, parte un po' troppo velocemente e poco modulabile, poi rilasciando abbassa i giri,
questo è il minimo di giri, perché poi si tende a spengere. Invece l'ikiga da subito, guardate il numero di giri minimo dell'ikiga, praticamente quasi fermo, vedete? E questo qui lo rende adatto a lavori di precisione, un po' più delicati magari, no? Che poi prende giri naturalmente. Quindi ragazzi, vi ho fatto una panoramica anche per farvi notare non solo la qualità costruttiva di questo ikiga, ma bensì anche la modulabilità di questo grilletto, che veramente è favoloso. Ma andiamo alla prova pratica, così vi faccio vedere come avvita alcune vite di diversa lunghezza. Facciamo anche delle prove con la punta da legno e la punta piatta, così mettiamo direttamente magari quella più grande, così lo mettiamo subito sotto sforzo e vediamo come si comporta, ok? La prova che farò adesso è avvitare una vite molto piccolina da 15 mm, poi passerò a 34 mm e per infine da 50 mm. Usando questi tipi di vite proveremo anche la frizione in vari assetti, così vediamo la sensibilità di questa, ok? Via! Questa è la prima vite che inseriremo, senza preforo. Mettiamo la frizione, iniziamo da 5, ragazzi, è avvitata benissimo a 5, ma adesso passiamo oltre, ma aumentiamo a 10 per la seconda vite, forse più adatta. Bisogna utilizzare una frizione meno, andiamo a 15, meno frizione e andiamo. Impostiamo la frizione a 18 e vediamo se la infila dentro. È andata a filo, un tantinello di più, 19, e vediamo. 20, ed è serrata a filo. Adesso andiamo quello da 50 mm. Allora ragazzi, facciamo una seconda prova, perché la prima avevo sbagliato il bit. Allora è entrata, è entrata un po' storta, vedete che ha preso qualche vena del legno, Andiamo cauti, così. Ecco qua, e addirittura è entrata anche nel legno la vite, tutta la vite, quindi non è a paro come questi qua all'esterno. Comunque è andata abbastanza bene. Ma adesso andiamo subito a una prova di perforazione. Questa è la punta, via ragazzi, faremo un foro da questa parte senza appunto nessun preforo. Un foro veramente pulito, questo qui, questo è il primo che ho fatto,
E questo quello che ho fatto vedere adesso in camera. Ok, passiamo adesso al foro con la punta piatta. Da questa parte faremo il foro con la punta del 16. Un foro veramente pulito. Ragazzi, come vi avevo accennato prima, è il momento di scrivere sotto i commenti nel video di YouTube, non su Facebook, sui gruppi Facebook, ma bensì sotto questo video YouTube, il prodotto che andrò a presentare la prossima volta. Il prossimo prodotto che andrò a recensire sarà una livella laser 3D della Lasgo. Potete vincere, ripeto, un trapano come questo qui, della Ikika, 60 Nm, motore brushless, sia avvitatore, perforatura e anche perforatura con percussione. Quindi ragazzi, in bocca al lupo, scrivete sotto livella laser 3D Lasgo, vi metterò sovraimpressione tutto quanto, così non sbaglierete e avrete la possibilità di partecipare a questo giveaway. Ok, continuiamo con la recensione dell'Ikika, via. Adesso invece andrò a fare un foro con la punta da 10 mm appunto su questo mattone di calcestruzzo. Ok, andiamo subito. Attiviamo naturalmente la percussione e andiamo a forare. Lo facciamo in concomitanza dove c'è il pieno, così vediamo proprio come si comporta. Ok, ragazzi, ho fatto il foro senza nessuno sforzo, senza nessun indugio, è andata da sola. Ne posso fare anche un altro, ma vorrei provare una punta lunga del 14 per vedere come si comporta. Ok, ora ho montato una punta di quelle serie, appunto attacco mandrino da 13, punta del 14. Ok, andiamo a vedere come si comporta. Ha bucato da parte a parte, ma io ripeterei anche di qua, così vediamo. Magari se lo fermiamo sarebbe meglio, Ha bucato da parte a parte senza nessun indugio, guardate. Naturalmente ho preso un pochettino di traverso la vena appunto di pieno, però questa non è nemmeno una punta diciamo di marca. Comunque il suo lavoro lo fa egregiamente. Questo Ikika è veramente un portento. Sì, secondo me è anche superiore
al Parside Performance, quello da 60 Nm, perché oltretutto ha la perforazione anche pneumatica, col martello pneumatico, quindi può forare anche il calcestruzzo. L'abbiamo provato addirittura senza preforo con una punta da 14 e si è comportato molto bene, anche se in realtà era più opportuno fare un preforo con una punta da 8 o da 10 e poi passare alla 14. Comunque è andato, si è comportato bene e io lo promuovo a pieni voti. In descrizione vi lascerò il punto dove acquistarlo, se preferite Amazon o se no il sito ufficiale dell'Aikika, e credo che comunque mi diano o per uno o per l'altro dei codici sconto da applicare durante l'acquisto. In ogni modo questo è veramente un buon prodotto. Se non avete ancora un trapano a batteria con perforazione a percussione, prendetene atto di questo che vi sto presentando adesso e magari acquistatelo, ok? Ragazzi, vi ringrazio ancora di aver partecipato a questo giveaway, di aver visto il mio video. Ringrazio l'Aikika per aver sponsorizzato questo giveaway e pertanto ragazzi, in bocca al lupo e vinca il migliore, ok? Ciao a tutti!